Monterrey Inter 1-1, un pareggio al debutto nel mondiale per club dell'Inter che abbiamo analizzato a caldo subito dopo il fischio finale del match, ma come sempre più a freddo vogliamo andare più in profondità rispetto a quello che abbiamo visto in partita e vi riporto quindi uno dei nostri format più apprezzati. Solitamente sono le 5 cose che potresti non aver visto in questa partita, essendo una partita molto particolare, la prima del mondiale, la prima di Christian Chivu. Oggi lo rivisitiamo un po' questo format, ti voglio portare tre cose da analizzare, tre punti, tre cose che potresti non aver visto. Uno, i segnali di continuità rispetto all'Inter di Simone Inzaghi. Due, le novità che ha portato Christian Chivu. Tre, le esigenze di mercato che secondo me sono state palesate da questa partita, che non può essere una partita che dà una sentenza tombale, ecco, sia sulla rosa che sull'Inter di Chivu, però qualche piccolo spunto sicuramente ce l'ho dato. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioniteristi in questo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così voliamo verso i 90.000 iscritti, stiamo crescendo tantissimo, mi raccomando continuate a farci crescere e supportateci, mi raccomando. Partirei anzi dalle cose nuove che abbiamo visto nell'Inter di Chivu. Quali sono le novità secondo me portate dall'Inter, da Christian Chivu nell'Inter che abbiamo visto contro il Monterrey? Innanzitutto, ne abbiamo già parlato anche a caldo, una pressione un po' più alta e aggressiva. Si è visto qualcosa di diverso, un accenno di lavoro differente da parte dell'Inter sui temi della pressione, soprattutto nella riaggressione anche sulla palla alta e soprattutto nella pressione in alcune zone più alte del campo. Era stata un po' anticipata questa cosa anche da De Vrij nel prepartita, nel campo poi si è vista. Personalmente ho visto, soprattutto nel primo tempo, un pochino meno nel secondo, un po' più di ricerca della verticale, della velocità della manovra in verticale, con tanti tentativi di imbucata centrali, cioè molto spesso, come in occasione del gol annullato a Lautaro Martinez al minuto 67, abbiamo trovato un giocatore sulla tre quarti che poi aveva la possibilità di imbucare per gli inserimenti o di Lautaro o di un altro attaccante o di un esterno che arrivava o anche di una mezzala magari all'occorrenza. Questa ricerca dell'uomo sulla tre quarti che poi può scegliere dove indirizzare il pallone è una cosa che con Inzaghi non si vedeva così tanto. Siamo stati molto abituati a cercare di allargare le maglie avversarie, di cercare di andare sugli esterni per poi andare al cross o al passaggio arretrato. Ecco, con Chivo abbiamo visto anche questa possibile novità che vedremo se sarà confermata poi nelle prossime settimane, che apre un'esigenza di mercato su cui poi torneremo dopo. Si è visto il cambio modulo a gare in corso, cosa che anche Inzaghi nell'ultimo periodo aveva provato a fare in maniera forse non troppo convinta. È un Inter che con Chivu parte da un 3-5-2 abbastanza in continuità, dunque con quello che aveva fatto Simone Inzaghi prima. Poi, come avevamo anticipato prima della partita, sapevamo che con l'ingresso di Sucic l'Inter avrebbe potuto provare la mediana a 2. Dunque Sucic con Barella, con Mkhitaryan che poi è andato a fare il trequartista, oppure Zalewski anche dopo. È un Inter che comunque a gare in corso è passata al 3-4-1-2 o al 3-4-2-1 in fasi diverse della partita. Una possibile novità su cui Christian Chivu ha detto di voler lavorare. Questa è la cosa interessante, che Chivu vuole continuare a lavorare su più alternative di gioco, non è un dogmatico come abbiamo detto. Questo quindi può darci delle indicazioni. Uno, che potremmo vedere delle cose diverse anche a gara in corso. Due, che questa è un Inter embrionale, iniziale, che però potrebbe avere poi un approdo anche piuttosto differente rispetto all'Inter da cui stiamo nascendo, e quindi attenzione a questa cosa. Piccola parentesi tra l'altro, all'interno delle cose nuove che abbiamo visto che ci sono state, vi avevo già parlato del fatto che a me Chivu piacesse a livello di comunicazione, ve l'avevo detto prima ancora che diventasse ufficialmente l'allenatore dell'Inter. Ecco, mi fa piacere sentirlo nelle conferenze stampa, nelle interviste post partita, darci anche dei semi tattici interessanti, perché è un allenatore che conosciamo molto poco. Se vogliamo cercare di capire cosa aspettarci da qui in avanti, sarà molto utile ascoltare queste sue parole e poi ricercare sul campo le cose che ci ha detto. C'è stato, tra le cose che potreste non aver visto, anche un momento che sta girando molto sui social del cooling break, la pausa per le temperature elevate di Los Angeles, in cui Christian Chivu stava dicendo mettiamoli lì, continuiamo a far girare il pallone, prima o poi l'errore lo fanno. Vi ho un po' edulcorato, ecco, la terminologia utilizzata da Chivu. Qualcuno ha detto ma che indicazione è, ma cosa significa? Che significa? Significa che effettivamente difensivamente il Monterrey non era perfetto e qualche errore l'ha commesso, perché poi è stata soprattutto l'Inter a fallire troppe occasioni, e tra poco ci torneremo. Altre novità?
Ci sono stati degli schemi differenti sui calci piazzati, che non significa che Inzaghi prima non facesse degli schemi, semplicemente abbiamo visto delle cose un po' nuove nello spartirsi l'area di rigore e nei movimenti codificati sui calci piazzati che non sono stati battuti bene, quindi sul tema poi del mercato dovesse partire Cianoglu, occhio anche al tema dei piazzati oltre che dei calci di rigore. Mentre in difesa, se ne è parlato tanto, ne abbiamo parlato anche noi a caldo, l'Inter è passato ad una marcatura a zona sui calci d'angolo, che nell'occasione del gol di Acerbi in presa diretta c'è chi aveva detto: vedi però siamo passati a zona, ecco che prendi gol da Sergio Ramos. Lì però, Chivu ha specificato molto bene. È vero la difesa a zona, però era previsto che, Sergio Ramos fosse marcato a uomo. C'è da dire che Sergio Ramos è anche molto al limite le sue 2 braccia sulla schiena di Bastoni, in quell'occasione lì però purtroppo Acerbi se l'è perso e doveva marcarlo a uomo. Quindi non è tanto, la marcatura a zona che ha comportato quel gol, quanto appunto l'errore e anche un Sommer non perfetto. Qualcuno ci ha chiesto: "Ma, c'è davvero bisogno di cambiare la fase difensiva sui calci piazzati? È davvero una priorità in questo momento?" Non sono io l'allenatore, quindi se Chivo lo vuole fare evidentemente avrà i suoi motivi. Dal punto di vista della comunicazione, Chivu ci ha motivato questa cosa dicendo che ehm, giocare con la difesa a uomo sui calci piazzati può essere controproducente dal suo punto di vista, perché le squadre avversarie studiano i tuoi movimenti a uomo e quindi sanno che facendo determinati movimenti e determinate cose possono creare degli spazi e crearti delle difficoltà. Quindi secondo Chivu la difesa a zona è più efficace sui calci piazzati che, come dicevo prima della partita, si stanno confermando importantissimi in questo mondiale. Anche in Monterrey Inter 2 gol arrivano entrambi da calci piazzati, quindi è un aspetto fondamentale da curare assolutamente. L'ultima cosa, poi l'abbiamo detta in diretta anche con un po' di battuta, un segno di novità rispetto a Inzaghi è che Bastoni ha concluso la partita, quindi Alessandro Bastoni ha fatto tutti i 90 minuti più recupero. Dall'altro lato, in continuità invece con Simone Inzaghi, seconda cosa che potreste non aver visto, ma vi do degli input per analizzare ancora più approfonditamente Monterrey Inter per chi non l'avesse vista, un segnale di continuità. Aslani che da ammonito è durato solo 7 minuti in campo, dopo 7 minuti dall'ammonizione è stato sostituito. Adesso questa è anche una battuta, anche perché Aslani stava un pochino calando, secondo me, e a prescindere probabilmente sarebbe uscito. Vedremo se rimarrà poi con Chievo questa gestione dei cartellini. Però la continuità vera l'abbiamo vista soprattutto negli interpreti dal primo minuto, con Acerbi confermato al centro della difesa, con Darmian a destra dopo l'infortunio di Dumfries, con la presenza di Mkhitaryan di nuovo in mezzo. Tanta continuità, ecco, sicuramente l'unica vera novità era Sebastiano Esposito ad affiancare Lautaro Martinez, visto che però di alternative non c'erano, perché Pio Esposito è fuori, proverà a recuperare per l'Urawa Red Diamonds. Thuram lo stesso non era al meglio, tant'è che leggero affaticamento, dovrebbe saltare la partita contro i giapponesi, o comunque è in dubbio per la partita con i giapponesi, quindi era un po' una scelta abbastanza obbligata. Ho letto tante cose, tante polemiche, però oggettivamente ragazzi quali scelte differenti si potevano fare, in questa partita? Prima partita di Christian Chivu, mi sembra abbastanza normale affidarsi un po' di più a delle certezze, piuttosto che Luis Enrique e Sucic che hanno fatto 2 o 3 allenamenti con il resto dei compagni. Altro segnale di continuità, la fascia sinistra dell'Inter, dove con Bastoni, Carlos Augusto e Mkhitaryan l'Inter ha costruito le principali azioni del primo tempo, cioè l'Inter ancora una volta, in questa prima Inter di Chivu pende molto a sinistra con questo triangolo di costruzione dove Bastoni si è spinto molto in avanti, ha partecipato molto, anche Carlos dopo qualche errore ha preso le misure e ha servito anche un ottimo assist che Esposito non ha sfruttato, quindi è un Inter che pendeva molto a sinistra, detto che poi quando Darmian 2 volte si è buttato in avanti ha avuto prima un'occasione lui e 2 volte ha generato delle occasioni. Quindi con Luis Enrique poi l'Inter è stata anche un pochino più spavaldo davanti, a me ha dato delle buone impressioni. Bisogna tornare a giocare a 2 fasce, assolutamente, però intanto abbiamo visto la fascia sinistra che continua a costruire gioco come siamo abituati. Sono rimaste poi in continuità con Simone Inzaghi soprattutto 2 problematiche. Una, le difficoltà contro le difese schierate e il blocco basso, con un Inter che deve migliorare la qualità, negli ultimi passaggi, nelle scelte, nelle decisioni per aggirare questo tipo di difese. 2, il problema principale che ci portiamo da anni dietro, quello delle troppe occasioni da gol sbagliate, perché poi su questa partita si possono dire tante cose, si possono creare tanti allarmismi e tante altre robe, e il risultato è che alla fine comunque è il risultato che indirizza i commenti.
una partita col Monterrey che è sì di livello basso, è sì battibile, ma ha fatto una partita prettamente difensiva su un campo difficile, per una squadra che deve giocare come l'Inter, eccetera, eccetera. Comunque l'Inter non vince perché Lautaro Martinez si mangia un gol dal dischetto e in fuorigioco gli viene annullato un gol. Esposito non mette dentro quel pallone dall'area piccola. Darmian ha una buona opportunità, un'altra occasione ce l'ha Lautaro con Esposito nell'assist sulla destra, eccetera, eccetera. Troppe occasioni da gol ancora una volta fallite e questo è un altro tema che rimane da Simone Inzaghi e continua oggi. E quindi questo ci collega poi anche alla terza cosa da analizzare in questa partita, cioè le esigenze di mercato, ovvero, ripeto, non è una partita che ci può dare tanti indizi, non ci può dire nulla questa partita sul lavoro di Chivu perché non può essere nemmeno considerata la pre-season 25-26, questa è la coda della stagione 24-25 con un nuovo allenatore. Quindi troppo difficile dare delle analisi, delle sentenze in questo momento. Si possono fare però delle analisi su alcune sensazioni, su alcuni segnali che si sono visti e alcuni segnali che si sono visti secondo me ci fanno pensare intanto che questo tema della precisione sotto porta con una squadra che potrebbe diventare più verticale come Christian Chivu, da un lato potrebbe risolversi nel senso che giocatori come Lautaro, Thuram e altri giocando un pochino più verticali potrebbero essere un pochino meno spremuti in alcune fasi del gioco e quindi potrebbero essere più lucidi sotto porta. Questa cosa potrebbe essere in parte risolta così, in parte potrebbe essere risolta dalla permanenza di Frattesi, magari che in zona gol ti aggiunge dei gol pesanti. Potrebbe essere andata a risolvere anche sul mercato andando a pescare dei giocatori con dei gol nei piedi. Stavamo parlando per esempio in diretta di un Krstovic del Lecce che per esempio se devi prendere una terza punta che ti fa panchina senza fare troppe discussioni, che però ti porta dei gol e anche dei tiri dalla distanza, eccetera, Krstovic del Lecce potrebbe essere un'opportunità interessante, detto che se ti tieni più Esposito, chiaramente Krstovic non ha molto senso. Però bisogna capire cosa succede anche con Pio Esposito in generale, quindi aggiungere anche qualche giocatore un pochino più cinico a quest'Inter non farebbe male. Secondo me sarebbe molto utile aggiungere un giocatore di qualità sulla tre quarti. Il Nico Pass sarebbe, secondo me, un colpo che alzerebbe il livello di questa Inter, che se cerca l'uomo di qualità sulla tre quarti, chi meglio di Nico Pass in questo momento di Serie A, che unisce quella abilità in aggressione, riaggressione e recupero palla che chiede Christian Chivu, ha tanta qualità sia nello stretto che nel dribbling che nel tirare in porta, che servirebbe, sarebbe perfetto lì, quindi un investimento pesante ma che per me alzerebbe di tanto il livello dell'Inter già da subito. Poi il tema della difesa. Acerbi De Vrij non si può ripartire un altro anno con loro, secondo me, lì al centro della difesa, soprattutto non si può ripartire senza un difensore veloce. Qualcosina serve in termini di rapidità, secondo me, al centro della difesa. Per il resto ho letto tanti commenti sul deve andare via Darmian, deve andare via Mkhitaryan. Per me non sono questi i mali dell'Inter. È chiaro che qualcuno deve andare via se compri nuovi giocatori perché ci sono delle liste, poi dopo ne parleremo magari più nel dettaglio, però Mkhitaryan per me ha fatto bene in questa partita, se resta come giocatore aggiunto non mi sembra così un dramma. È chiaro che non si può pensare di ripartire con Mkhitaryan come titolare dell'Inter anche in questa stagione a tirare la carretta tutte le partite, è chiaro, ma questo mondiale, come detto, per me non è la pre-season 25-26, ci dà qualche indicazione, ma è più la coda della stagione 24-25, quindi questo è il tema da tenere d'occhio. Fatemi sapere poi che ne pensate. Ho una provocazione pesante anche su Çalhanoğlu che però vi porterò in un altro contenuto nelle prossime ore, quindi non ve la porto adesso, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Vi aspetto nel club di Passione Inter, faremo un altro appuntamento scouting nelle prossime ore, quindi se vi va di andare anche a pescare giocatori, le reti di Ciala e cose del genere, noi ci stiamo lavorando su passioneinter.club con la nostra community, trovate il link qui sotto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.